Ciao a tutti, amici dell'Ariete, benvenuti ai nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Ariete, tendenze energetiche affettive. Grazie per la prima parte di luglio 2022. Abbiamo la carta del carro, amici dell'Ariete. Si parla di decisioni, di scelte, del prendere una direzione. La carta del carro è una carta di movimento, per qualcuno magari rappresenta proprio quello che è un viaggio. In effetti siamo in periodo di vacanze, quindi per qualcuno potrebbe rappresentare una vacanza, uno spostamento. Per qualcuno potrebbe anche rappresentare un movimento a livello abitativo, quindi magari un trasloco. Andiamo a vedere nello specifico di che cosa si tratta con i tarocchi. Io intanto vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Prendete i messaggi che vi servono e lasciate andare il resto all'universo. Potete anche ascoltare l'ascendente segno lunare per avere un messaggio più completo e sotto nella descrizione trovate il link ad un video che spiega proprio come mettere insieme il messaggio di questi 3 oroscopi. Sempre nella descrizione trovate anche la mia email nel caso vogliate contattarmi. Dovete solo aprire la tendina qui sotto. Partiamo con un 9 di bastoni, abbiamo un 6 di pentacoli, abbiamo la carta dell'imperatrice e abbiamo il cavaliere di coppe. Allora, qui si parte da una situazione di difesa. Il 9 di bastoni parla proprio di qualcuno che ha messo delle barriere, ok? Normalmente questa carta arriva quando qualcuno ha già subito un duro colpo in passato. Di conseguenza impara a difendersi, impara a strutturare quelle che sono le barriere. Il 6 di pentacoli parla in realtà di una sorta di equilibrio e del giusto scambio del dare e del ricevere. Andiamo poi a vedere dopo con i mini tarocchi di che cosa si tratta nello specifico, ma credo che qui sia riferito a un momento di stabilità, se vogliamo, in quello che è la vostra vita. Abbiamo poi la carta dell'imperatrice, qui sento che c'è qualcuno che avrebbe voglia di creare qualche cosa. La carta dell'imperatrice parla comunque di espansione, parla di abbondanza, parla di crescita, parla anche di creazione. Magari per qualcuno si tratta della voglia di avere un bambino, perché parla anche di gravidanza. Se non è la gravidanza in sé, si parla della gestazione di un'idea o di un progetto. Abbiamo anche un cavaliere di coppe e qui sento che probabilmente qualcuno si sta aspettando l'arrivo di questo cavaliere di coppe, che potrebbe essere una persona nuova nel caso non abbiate nessuno, o magari il vostro partner. Il cavaliere di coppe normalmente arriva quando c'è un'offerta di mezzo, quindi probabilmente qualcuno sta aspettando questo tipo di offerta da parte di una persona. Il 3 di bastoni, scusate, ha un'energia anch'essa di viaggio, esattamente come la carta del carro. Quindi io credo che verso la metà del mese ci sarà quello che è questo spostamento di cui parlavamo prima con il carro. Anche qui potrebbe essere un trasloco, potrebbe essere un semplice viaggio, o potrebbe essere quel progetto di cui si parlava qui con l'imperatrice che piano piano prende forma, si inizia a muovere, si va verso quello che è la direzione che voi volete. Abbiamo poi un 6 di bastoni e terminiamo con un 5 di coppe. Allora, il 6 di bastoni è una carta di grande successo, è una carta di vittoria, ok? Quindi è una carta di forte appagamento, è la carta di colui che guida le masse. E poi abbiamo questo 5 di coppe. Io credo che qui il 5 di coppe faccia riferimento a qualche tipo di movimento che andrete a fare, che magari da un lato vi farà sentire pieni di soddisfazioni personali, ma dall'altro ci sarà qualche tipo di rammarico o di pentimento dovuto a questo tipo di movimento che avete fatto. Andiamo a vedere con i mini tarocchi di che cosa si tratta. Io intanto poi vi invito a rimanere fino alla fine della lettura perché estrarrò qualche carta per i single, qualche carta per le persone che sono in una relazione e anche qualche carta per le persone che sono in separazione piuttosto che in una relazione clandestina o a distanza.
Andiamo a vedere per il 9 di bastoni, per piacere, grazie. E qui abbiamo la carta degli amanti al contrario e la carta del 3 di spade. In effetti, come vi anticipavo prima, qui c'è stato qualcuno che ha subito un tradimento, che ha subito un dolore. Per qualcuno questa carta degli amanti al contrario potrebbe rappresentare il fatto che si sia rotto qualche tipo di equilibrio, ed è da lì che viene questo 9 di bastoni e quindi il vostro bisogno di mettere delle barriere difensive. Andiamo a vedere il 6 di pentacoli. Allora abbiamo la carta del mago al contrario e la carta del 7 di pentacoli al contrario. Qui probabilmente, quella sorta di equilibrio che io sentivo prima, adesso lo sento come un equilibrio forzato. Cioè, abbiamo la carta del mago al contrario che parla proprio di quello che è una non inizio, non azione, non iniziativa, mentre la carta del 7 di pentacoli al contrario parla di una sorta di impazienza. Io qui credo che ci sia qualcuno che sia o stia in questa sorta di, equilibrio, come vi dicevo, forzato, perché fondamentalmente non si riesce a fare niente per uscire da questa situazione. Per qualcuno si tratta di una zona di comfort, dove comunque si è in una sorta di equilibrio, però ecco, avendo questo mago al contrario, sento che non c'è molta, come vi posso dire, molta intraprendenza in questo momento. Andiamo a vedere l'imperatrice. Abbiamo una regina di denari, la carta della morte al contrario e la carta del cavaliere di bastoni al contrario. Io credo che qui ci sia da parte di qualcuno la volontà di diventare madre o padre, genitore comunque, perché sia l'imperatrice che la regina di denari parlano di gravidanze, quindi per qualcuno potrebbe proprio essere questo il caso. Se non fosse il vostro caso, potrebbe anche essere appunto che si stia cercando di creare questo tipo di progetto, di creare questo tipo di idea. Il punto è che qui, avendo la morte e il cavaliere di bastoni al contrario, sento che c'è la necessità di tagliare qualche cosa che in questo momento non state tagliando. Probabilmente anche un po' l'energia del carro che avete qui a inizio lettura parla proprio di uno spostamento, che non è che normalmente è fisico con il carro, però non necessariamente, potrebbe anche essere uno spostare l'attenzione da una cosa all'altra, un muoversi da una situazione all'altra, okay, e qui sento che con questa morte al contrario c'è qualcuno che avrebbe bisogno di tagliare qualche tipo di passione, perché comunque abbiamo anche questo cavaliere di bastoni, ma probabilmente un taglio che non si fa. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe. 2 di wow, 2 di coppe e re di coppe. Sì, ragazzi, io credo che qualcuno qui stia proprio aspettando che l'altra persona faccia il passo. Assolutamente. Andiamo a vedere il 3 di bastoni, per piacere, grazie. Abbiamo un 9 di pentacoli, abbiamo un fante di bastoni, l'asso di coppe e una regina di coppe. Sono usciti re e regina di coppe, quindi nel caso abbiate una coppia, un partner o una partner, potrebbe essere, ehm, potrebbe essere una coppia per destino. Qui abbiamo delle carte bellissime, comunque. Questo 3 di bastoni che porta a quello che è l'inizio della realizzazione del progetto. Allora, il 9 di pentacoli è una carta di forte indipendenza e in molti mazzi viene rappresentato con una donna incinta. L'asso di coppe parla di nascita sia di un progetto che di bambini e anche la regina di coppe io la sento molto associata alla madre. Io credo che qui inizierà quello che è il vostro percorso per la ricerca di un bambino, se è quello che volete voi, ma per molti sento che è questo il nocciolo della questione. Per altri magari appunto potrebbe anche essere semplicemente un progetto lavorativo, visto che comunque qui abbiamo un 6 di pentacoli.
ma verso la fine di luglio diciamo che iniziando a essere un po' più egoisti, perché comunque sia il 9 di pentacoli che il fante di bastoni sono due carte che guardano se stesse, sono due carte che parlano di amor proprio, egoismo, intendo il sano egoismo, ok? Perché comunque questa carta è circondata da carte positive, quindi si tratta proprio di amor proprio, che è un po' quello che non c'era qui, io sento, con questa carta degli amanti al contrario. Va bene, andiamo a vedere il 6 di bastoni, 5 di bastoni, la carta del giudizio e il 3 di pentacoli. Eccolo qua il progetto di cui si stava parlando. Quindi questo 6 di bastoni mi dice che ve la dovrete lottare, perché comunque avete questo 5 di bastoni che parla di lotte esterne, ma riuscirete ad avere quell'idea, quell'illuminazione, quella presa di consapevolezza, quella presa di coscienza per portare avanti questa collaborazione o questo progetto. Per molte persone potrebbe anche trattarsi di una ristrutturazione della casa, non lo sento per molti, però per qualcuno potrebbe risuonare anche così. Andiamo a vedere il 5 di coppe. Abbiamo un 9 di spade al contrario e un 2 di spade. Io credo che questo 5 di coppe, il fatto di questa sorta di pentimento o di rammarico, sia perché alla fine della lettura c'è la necessità di scegliere, c'è una sorta di indecisione con questo 2 di spade, perché parla di quelli che sono i dubbi, di quello che non si vede. Io credo che qui, in tutto questo movimento, il giudizio porterà a galla delle cose che prima di cui non eravate consapevoli, ed è da lì che nasce questa sorta di dubbio. Probabilmente sono delle cose nuove che non avevate valutato, insomma. Ok, andiamo a vedere qualche carta in più per i single, vediamo se riesco. Scusate, ho trovato che. Scusate un attimo, le carte girate un po' e un po'. Scusate, non mi ero resa conto e non mi piace iniziare le letture con le carte mischiate un po' al dritto e un po' al rovescio. Ok, single, vediamo che cosa riesco a dirvi per darvi una mano, per aiutarvi in questo periodo. Allora, abbiamo il diavolo, un 6 di spade, vediamo che altra carta ci danno. E un 6 di pentacoli che abbiamo qui. In effetti, per molte persone single, sento che c'è la necessità, per riuscire ad arrivare a questo 6 di denari, di allontanarsi da questo diavolo. Infatti qui in mezzo abbiamo un 6 di spade che è una carta di allontanamento. È una carta di viaggio, anche questa fisica. Vi ricordo che qui avevate il carro, quindi per molte persone si tratta di allontanarsi da questo diavolo. Questo diavolo potrebbe essere rappresentata da questa zona della lettura, ok? Quindi questa sofferenza, questo. Guardate, in realtà ha molto senso, perché la carta degli amanti, al contrario, parla di di una mancanza, se vogliamo, di amor proprio. Normalmente quando c'è il diavolo è proprio su quello che bisogna lavorare. Qui fondamentalmente con questo 6 di spade vi dice che dovete allontanarvi da quelle che sono certe credenze limitanti, ed è qui il condizionamento che vediamo con il diavolo. Quindi avete bisogno di allontanarvi da questa sorta di schiavitù, che può essere una schiavitù volontaria, nel senso che qui parlavo prima di una sorta di zona di comfort, ok? Quindi dove magari non siete completamente felici, ma dove fondamentalmente sapete gestire la situazione che avete, no? Però ecco, io credo che questo 6 di pentacoli, questo equilibrio, anche questa, perché parla anche di un equilibrio finanziario, comunque. Però io sento che riuscirete a raggiungerlo nel momento in cui prenderete distacco da questi condizionamenti mentali, piuttosto che da questo vizio, perché comunque il diavolo parla anche di alcuni vizi, attitudini, cattive abitudini. Avete bisogno di ripulire un pochettino l'energia, secondo me, qui. Però ecco, questo lavoro di allontanamento potrebbe essere da quello che sono le vostre idee, mi verrebbe da dire. Per qualcuno sì, potrebbe essere qualcosa di fisico, ma per molti lo sento più come una questione di pensieri autolimitanti. Va bene, andiamo a vedere per le persone che hanno una relazione stabile, che altro
gli posso dire? Sei di spade un'altra volta, ragazzi. 6 di spade un'altra volta. Anche qui c'è qualcuno che con questo 4 di spade ha bisogno di riprendersi ha bisogno di prendersi un tempo per riprendersi, per riprendere le forze, ed è da qui io sento che c'è questa sofferenza che vi ha un po' destabilizzato. Qualsiasi sia la sofferenza, potrebbe anche essere stata una semplice discussione, però qua con questo 6 di spade e questo 10 di bastone al contrario, sento che c'è qualcuno che non si vuole allontanare, o fisicamente, perché comunque il carro è una carta di movimento fisico, o semplicemente non si vogliono lasciare indietro determinate cose, non si vogliono chiudere quelli che sono determinati cerchi, perché è un 10, parla di chiusura cicli, okay? Qui si tratta del non riuscire a lasciarsi indietro determinate cose. Io credo che ci sia questa sorta di attaccamento a questo desiderio, a quest'offerta che non arriva in questo momento e ma perché credo che qualcuno qui abbia paura di pentirsi di fare una scelta, okay, però c'è proprio la necessità, ragazzi, di lasciarvi indietro le aspettative degli altri, quelle che sono le credenze limitanti degli altri. 6 di spade fa sempre riferimento anche un po' a quello che è la famiglia, ai genitori, quindi c'è da lasciare da muoversi, okay, perché qui abbiamo il carro, da certi tipi di atteggiamenti e di pensieri. Bene, andiamo a vedere ancora qualche carta per le persone che sono in una relazione, diciamo, difficile, o a distanza, o clandestina, o in separazione. Okay, 3 carte per piacere, grazie. Abbiamo il cavaliere di pentacoli al contrario, il 10 di bastoni un'altra volta al contrario, la torre al contrario, la sacerdotessa al contrario. Wow! Ragazzi, qui c'è qualcuno che non arriva, c'è qualcuno che non fa un movimento nei vostri confronti. E difatti lo vediamo perché abbiamo il cavaliere di coppe in posizione centrale. Qui c'è qualcuno di voi che si sta aspettando che l'altra persona faccia un passo. Io credo che con tutte queste carte ci sia la volontà di chiudere qualche cosa, perché abbiamo comunque la carta della torre. È vero, non è girata al dritto, ma comunque è nell'aria, è anche la sacerdotessa che parla di scelte. E il 10, anche il 10 di bastoni, è una carta di chiusura ciclo. Io credo che qui qualcuno sia arrivato un pochettino agli sgoccioli, nel momento in cui questa offerta, questa proposta non stia arrivando, credo che qualcuno valuterà l'idea di lasciar perdere questo tipo di relazione, okay, anche se in realtà non è la vostra volontà, nel senso che non è una di quelle cose che state sperando, ma io credo che sia una di quelle cose di cui avete bisogno fondamentalmente, perché comunque quest'offerta non arriva. E qui sento un po' questo equilibrio forzato di cui parlavamo prima. Il scusate, il 5 di coppe lo rivedo un po' qua. Io credo che qualcuno qui faccia determinati movimenti, mh, determinate lotte, determinati, ragionamenti, o può anche essere telefonate, comunicazioni che credo qualcuno poi si vada a pentire di fare, okay, perché comunque, è un periodo impegnativo per voi, ragazzi. C'è da fare un lavoro sull'ego, ma in effetti abbiamo 2 carte che parlano di amor proprio, quindi c'è da ridimensionare un attimino l'ego, quindi cercate di capire che cosa veramente è giusto per il più alto bene comune, non solo per il vostro. Che cosa è il bene migliore per tutti? Okay, andiamo a vedere ancora una carta da parte di questi oracoli per darvi qualche messaggio in più. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno comunque sostenendo il canale con i like, con le iscrizioni, con le condivisioni. Per me è davvero molto importante, quindi grazie. Uh, quante carte! Allora,
Qua parla di anime gemelle e qui abbiamo la carta degli amanti, abbiamo la carta del giudizio, abbiamo il 2 di coppe. Connessione di anime, collaborazioni, accordi, contratti di anime. E c'è il giudizio, ragazzi. Guardate, chiamata d'amore sarebbe, e la chiamata la rivedo anche con il giudizio, okay, qualcuno che si fa vivo. E qui dice che qualcuno esprimerà il suo amore o vi manderà un messaggio d'amore. Dice che ve lo faranno sapere. Ecco, qui abbiamo una carta che rappresenta il fatto che la relazione è, finita, che non ci sono seconde opportunità. E questa carta vi invita a crescere e a trasformare la vostra vita. Guardate, ve la metto qui perché, le persone che hanno questo tipo di stesa sono forse le persone che hanno il periodo un po' più complicato. E poi abbiamo seduzione, attrazione, flirt, appuntamenti, agganci sarebbe, tentazioni, terze parti che interferiscono. Ultimo messaggio da parte degli arcangeli del oh sì, ce l'ho con 'sti arcangeli. Con gli angeli del cuore. Sto lavorando con gli arcangeli ultimamente, quindi mi viene spesso questa parola. Okay, andiamo a vedere una carta per gli amici dell'Ariete, per piacere, grazie. Okay. Torna ad essere libero, è il momento di riprendere il controllo della tua vita. E io lo metterei proprio qui, ragazzi. È sicuro per te amare. Apri il tuo cuore per dare e ricevere energia suprema. E lo metterei qui ai single, diciamo, perché sento che c'è questa sorta di costrizione un po', ehm, e questa carta vi invita anche un po' a lasciarvi trasportare, se vogliamo. Amici dell'Ariete, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!